La mountain bike è uno dei mezzi di trasporto più interessanti per la scoperta del nostro territorio. Sono Ettore Personetta, guida di mountain bike valdostana, e la mountain bike mi permette di far scoprire ed apprezzare le bellezze della Valle d'Aosta. Muoversi su sentieri e strade poderali, grazie anche alle bici a pedalata assistita, non è mai stato così accessibile. In queste puntate vi porto alla scoperta di luoghi, territori, ma soprattutto persone e amici che come me vivono in queste straordinarie valli. Siamo qui a Val Tournanche con Fulvia. Ciao Ettore. Pronti per fare un giro di bike semplice. Partiremo da Pereire e ci porteremo su una balconata, la vecchia ferrovia, dove raggiungeremo Lago Goyer, sì, dove c'è una diga, e approfitteremo anche per una tappa intermedia in un alpeggio. Sì, nella zona delle Mande ce ne sono diverse, andremo a visitarne uno, dopodiché andremo direttamente sull'antica ferrovia che ci porta alla diga del Goyer. Tu naturalmente la bici non la usi solo per questa attività? No, io la uso, questa e-bike, la uso anche ogni tanto come mezzo di trasporto per andare in ufficio, come avvicinamento quando vai in montagna. In più con le bike si riescono a fare dei giri più lunghi che prima con la mountain bike non ero impensabile. Sì, ci si muove agili e facili. Sì. Noi ieri abbiamo pernottato qui all'Hotel Neige d'Antin e adesso ripartiamo appunto da qua per questo giro d'anello che ci porterà in quota, non troppo, ma per una vista particolare sempre su Sua Maestà il Cervino. Sì, poi questa location è proprio bella. Neige d'Antin è veramente un punto, uno dei più belli di Val Tournanche, Pereire, partendo da qua direttamente è proprio bello. Perché tu abiti appena qua sotto? Io abito appena qua sotto, sì. Pronti? Allora partiamo. Andiamo? Ok. Sì. Quando c'era neve. Ciao Elis, siamo passati adesso, tuo nonno ha detto a Dario, mi raccomando col drone che non dia fastidio, perché qua avete un po' di passaggio con i biker. Sì, per fortuna sì. Passaggio di persone, voi avete anche una Punto produzione, vendita, un sì. punto vendita. Sì. E avete un formaggio vostro? Sì, abbiamo un formaggio che si chiama Bezzo, è simile alla fontina, la stessa lavorazione, semplicemente la fontina per essere venduta deve essere obbligatoriamente stagionata di 3 mesi. Noi stiamo in alpeggio solo 3 mesi, quindi non abbiamo il tempo di produrla, maturarla e venderla, e quindi ci siamo fatti il nostro prodotto che si chiama Bezzo. Sì. Stessa lavorazione, semplicemente il latte viene riscaldato di meno, quindi la pasta tende ad essere un po' più morbida, e alla fine, quando il prodotto è maturato, di 9 mesi, Sì. è più dolce, risulta più delicato. Dalle mie parti sono pochi gli agricoltori, ma soprattutto i giovani agricoltori. Tu sei giovane, quindi penso che questa attività non è sicuramente facile. Vabbè, ovviamente la passione dei miei, sono nata qui, sono nata facendo questo, e quindi è una cosa che si tramanda. Purtroppo trovare giovani che di punto in bianco prendono e vanno a farsi una stagione in estate in montagna è difficilissimo, se non quasi impossibile. Però alla fine penso che gli animali ti diano tanto, quindi è bello, vieni ripagato. Possiamo vedere un attimo la cantina? Cioè, venite pure. Queste sono le più mature, quelle che stiamo adesso vendendo. Queste le più fresche. Si vede già anche dal colore. Appena prodotte vengono messe su una pietra per indurirsi. Sì. E poi ogni giorno viene la maturazione, ovvero un giorno io le prendo, le giro e le salo, infatti adesso sono salate. Sì. Il sale si scioglie, il giorno dopo con la spazzola le spazzolo tutte, e quindi tutti i giorni. Complimenti per la scelta anche coraggiosa, perché comunque lanciarsi e produrre per conto proprio
Però alla fine, Alice, non ci hai detto, ma quanti anni hai? 21, 21 e tua sorella? 23. Cavoli, complimenti. Brava. Grazie mille. Qua alle nostre spalle Fulvio abbiamo la funicolare che portava sul materiale. È stata utilizzata per la costruzione per la diga del Golier, da qui poi continua la ferrovia. Questo tratto di ferrovia che poi facciamo adesso viene utilizzato dai bikers per raggiungere la diga del Golier. Prima di lavorare per la Cervino SPA, che ti occupi E adesso mi occupo di risorse umane. e hai fatto la guida di mountain bike, giusto? La maestra di mountain bike, sì, diciamo che è un hobby che facevo ogni tanto d'estate con alcuni amici. Avevamo creato un'associazione, portavamo in giro i clienti e ho fatto per un po' di anni, è stato molto bello. Quindi adesso è impossibile sbagliare strada, seguiamo No, seguiamo la ferrovia e arriviamo al lago. Perfetto, Ok? via. Andiamo. Qui siamo arrivati qua, comunque balconata facile ma non banale, alcuni tratti... Ci sono alcuni piccoli saliscendi, in più c'è sulla ferrovia, bisogna solo fare un pochettino attenzione per l'equilibrio perché non è Esatto. tanto... non è tanto Due largo. binari, poi qualche parte leggermente esposta, Sì. quindi bisogna rimanere concentrati, Sì, guardare assolutamente. oltre la ruota. Ah, Questa diga ha un'importanza non solo per produrre energia elettrica, ma voi la utilizzate anche per altri sì, usi. noi come Cervino SPA la utilizziamo come bacino per l'innevamento sia dalla parte di Plan Maison, quindi dalla parte di là, oppure la pompiamo fino su al colle del Cime Bianche dove c'è il lago Cime Bianche nella zona di Val Tournage. Fulvio al tempo sta cambiando velocemente, Sì, alle 2 davano da un temporale. quindi Andiamo giù. andiamo giù diretto. Ok. Merci Paolo per l'ospitalità. Moi, des platés le faisaient sur le territoire, qu'aucun foire du territoire, et surtout la carte des vini que ma femme qui s'occupe, la sommelier Manuela, il tient à vendre bien des bagues de la Val d'Usta. Infatti, ouais, vous ai proposé le ten. E d'altri prodotti anche della zona di territorio? Ouais, di formaggi dell'erbavoglio che è in gran amis che... Lunardi. Après, nous fermons ceux à pieds. Sempre su stamattina. Voglio prendere una brossa che le zen, una baga che stava un po' che no, la faisaient dans un siphone, la brossa, e poi le mettevano les fruits de bosco e le zen la pression bien. Ouais. Une douce particulière que les zen ils ont jamais à gâteau et... Grazie ancora. Très Paolo, gentil, merci. à la Ciao, prochaine, ciao, merci ciao. bien.
j'ai vu que tu as mis en charge des bikes. Oui, on a 2 vélos électriques qu'on en prête à nos clients. Ah. Et ils vont faire des tours par là. On a des beaux petits chemins à parcourir en Oui, tranquillité. aussi, ici en face, il y a un chemin. Oui, tout au plat qui Tout plat. arrive jusqu'à Valtournanche. Après de Valtournanche, on peut encore monter vers Cimblanche, vers ok. Salette. Oui. Et là, il y a des routes revenir qui ici. collèguent avec Chervigne. Ah. Est-ce que vous aimeriez vous relaxer dans notre spa, notre petit spa? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu dis, Fulvia? Merci. Toujours. C'est pas mal après, après l'effort. Après l'effort, c'est une belle chose, oui, oui. Bon, Dai, alors ce soir, si vous avez envie, je vous fais goûter des spécialités de notre région et de notre restaurant. Oui, très volontiers, merci. On a de bonnes choses. Oui, Très bien, Dai, venez. on y va. Merci. Siamo qua nella piazzetta delle Guide, nel cuore di Valtournanche, con Stefano. Siamo pronti a fare il nostro giro e-bike. Scenderemo per prendere la funivia che sale a Chamois e da lì ci porteremo in alto per rientrare su Cheney e compiere un giro ad anello. Come amministrazione di Valtournanche state facendo degli investimenti, credete, nel settore bike? Per noi è un prodotto, diciamo, alternativo estivo allo sci. È una bella clientela e abbiamo un territorio, abbiamo delle strade interpoderali, abbiamo dei tratti, la balconata del Cervino, che noi la stiamo chiamando il ciclo balconata del Cervino. Per noi è naturalmente, diciamo, un percorso che può diventare un'offerta turistica. Grazie Ciao, ancora. buon giro. Ciao, merci. Ciao Tizi. Grande Ettore, tutto bene? Bene. Sei pronto? Siamo pronti? Prontissimi. Andiamo giù a prendere la funivia e... Oggi ti porto a scoprire la Chamois, la perla delle Alpi. Andiamo! Oh. Oggi siamo passati davanti alla centrale di Maen. La centrale di Maen è uno dei migliori manufatti industriali che sono stati realizzati nei nostri impianti all'epoca con una struttura di straordinaria qualità. Questo luogo, dove tra l'altro produciamo energia pulita e quindi è un luogo per noi, diciamo, anche sacro della nostra attività, riesce ad abbinarsi anche con queste attività di tipo culturali, con delle esposizioni sempre ricercate, di grande qualità, che fanno sempre riferimento per noi al tema dell'acqua, che è la cosa più importante. Questa centrale, ma anche su altre centrali, riuscite a fare la stessa azione? Ci sono iniziative che riguardano in generale gli impianti, Sì. E che, per esempio, quello dei giri di energia, come lo chiamiamo noi, che sono dei percorsi che vengono fatti vicino agli impianti e quindi le persone possono fare delle passeggiate apprezzando anche questi luoghi che hanno una natura artificiale all'origine, ma che si sono talmente naturalizzati da essere diventati dei contesti ambientali molto molto apprezzati e apprezzabili. Grazie dottore. Grazie a voi per Grazie. esserci venuti a trovare. Grazie. Questo è uno dei tanti bacini artificiali che abbiamo nella vallata qua di Valtournanche. Qua sopra abbiamo la diga di Cignana e ci sono diversi appunto bacini artificiali per la produzione di elettricità. Bene, andiamo a prendere la funivia di Chamois, così raggiungiamo Lorenzo che ci aspetta in alto e continuiamo il nostro giro.
Lorenzo, Buondì, come stai? tutto bene? Lorenzo, Sì, ciao. Ettore. Tu bene? Sei pronto per il nostro giro? Assolutamente sì, poi ho da farti vedere un nuovo sentiero, Ottimo. molto bello. Bene. Adesso andiamo un attimo dal sindaco a fare 2 parole e poi partiamo. Poi attacchiamo. Poi andiamo Va a farci benissimo. un bel giretto insieme. Ciao Mario. Ciao Ettore, Bene? benvenuto. Abbiamo appena salutato un amico collega Red che saliva in seggiovia con dei clienti le bici normali. Guarda le seggiovie, una sì e una no al gancio per la bici. In questo noi crediamo e vogliamo svilupparci e vogliamo fare tanto, tanto e tanto, perché lo merita, perché c'è sempre più passione intorno alla bici. Abbiamo già messo 3 postazioni di ricarica bici. Una l'avete vista alla funivia, Sì. altre 2, una è al Plan des Avars, che è un percorso che viene dalla Magdalena e quindi intercetta i ciclisti che ci arrivano, e una su al lago che adesso quando andate la vedrete. Grazie Ettore. Mario. Da qui parte tra poco il nuovo tratto. Il trade union tra i 2 comuni. Esattamente, prima esisteva un sentiero pedonale con delle difficoltà tecniche elevate per un bikers, e invece adesso hanno allargato, hanno creato un sentiero abbastanza largo con pendenze dolci, quindi fattibile da chiunque. Nei 2 sensi, quindi da Val Tournanche saliamo e possiamo venire a trovare te Lorenzo. Assolutamente, anche perché da quello che ho visto è un sentiero molto facile da pedalare, soprattutto con le bici elettriche. Viceversa, con la bici muscolare è un pelino più difficile, quindi da Chamois a raggiungere Cheneil e Val Tournanche è un pelino più difficile, ma comunque fattibile. Visto i tuoi impegni in Coppa del Mondo da atleta della squadra nazionale di snowboard cross, trovi il tempo da dedicare anche un po' alla bici? Diciamo che è difficile, però comunque si riesce sempre a ritagliare un paio di uscite a settimana per anche legarla all'allenamento vero e proprio. Con le bici mi sono avvicinato anni fa, quando ero ancora un po' più giovane, una decina di anni fa, col downhill, e ho iniziato a fare gare per circa 2 anni. Poi mi sono fatto male a una spalla gravemente, quindi da lì ho deciso di smettere. Nonostante il tuo infortunio, però tu dei risultati ne hai portati a casa. Sì, assolutamente, tra cui il più importante per me qua a Cervigna, dove ho vinto la mia prima gara di Coppa del Mondo, quindi non poteva essere una coronazione migliore che vincerla a casa. In casa. Bene, proseguiamo il giro perché Hervé Barmas ci aspetta giù in piazzetta delle guide. Stavo passando qui in bici, Jerome, ciao. Ciao, Abbiamo visto le tende. Cosa state facendo? noi stiamo facendo un'iniziativa organizzata dal comune di Val Tournanche che si chiama In Vacanza con le Guide. Loro sono i ragazzi delle scuole di Val Tournanche, sono un po' divisi per gruppi, per età. Con loro oggi abbiamo fatto la Rosette, che è lì dietro. Ieri abbiamo dormito al rifugio Grand Tournalen e oggi dormiamo in tenda e poi domani arrampichiamo qua dietro.
Te sei reduce da Nanga Parbat e il K2 assieme ad altri colleghi. Sì, assieme a 5 guide, il K2 l'abbiamo fatto con François e Pietro, Sì. e poi abbiamo scalato il Nanga con Emric e Roger, e c'era Camandona che lui ha fatto il Broad Peak e il Nanga anche lui. Quindi grande team di guide alpine valdostane, quindi avete Esatto. tenuto alto l'onore della Valle d'Aosta a livello internazionale e sicuramente ci sarà stato e c'è stato, l'avete detto, un lavoro di squadra, di team, di famiglia importante. Sì, c'è stato assolutamente un lavoro di squadra, quello è stato fondamentale, che è proprio grazie alla squadra che siamo riusciti a ottenere tutti questi obiettivi. Grande Jérôme, complimenti ancora. Grazie a voi. Complimenti anche per Per la squadra. la squadra per gestire, Sì. perché No, poi no, sono bravi. dal K2 a Scenei comunque ma va l'impegno benissimo. c'è. Un po' di tranquillità qua. Grande somma, grazie Tizi. Scendo in piazzetta a incontrare Webamas, alla prossima. Dai. Va bene. Grazie. Alla prossima, è stato un piacere. Ciao, ciao. Ciao Hervé. Ciao. È una montagna che ha il suo peso, l'abbiamo percepito in questi giorni. Per te è stato un limite questa maestosità, questa importanza di questa montagna per un discorso esplorativo oppure uno stimolo verso altre sfide? Ma no, il Cervino è stata un'opportunità, cioè intanto il Cervino è la montagna simbolo di tutte le montagne perché ha queste geometrie perfette, slanciata, questa piramide verso il cielo. In realtà è stata un'opportunità perché con una montagna come quella la prima cosa che ti viene in mente quando sei bambino o ragazzino è di scalare le montagne. E poi è un buon banco scuola, no? Apprendi e poi porti all'estero, puoi portare in giro quando fai le spedizioni in Himalaya. Però il Cervino rimane il Cervino, una delle montagne veramente più belle del mondo. Come vedi la percezione della gente, l'approccio che ha adesso in questo momento alla montagna? Dopo la pandemia c'è stata più gente ha iniziato a frequentare la montagna. Questa cosa è un po' discussa, no? Perché si vedono effettivamente delle persone che in montagna non sono mai state e non sanno come affrontarla. E al posto che puntare il dito dobbiamo dare l'opportunità a queste persone di conoscere la montagna, di regalargli un bagaglio culturale e questo lo fanno i professionisti di ogni settore, di ogni disciplina outdoor sportiva per ciò che riguarda effettivamente lo sport. Poi chiaramente quando si parla di alpinismo sono le guide alpine. Dire semplicemente quello non si fa senza insegnargli che cosa si dovrebbe fare è comunque un errore generale ed è semplicistico. Invece noi dobbiamo cercare di indirizzare le persone. Il fatto che ci siano più persone in montagna è una cosa da gestire ovviamente, ma dobbiamo regalare un'opportunità a tutti, ognuno ha la propria montagna. E a livello ciclistico, la bicicletta per te cosa rappresenta? Una passione? La bici è sempre esistita nella mia vita, ma bici da corsa, bici su strada. E ancora oggi la utilizzo per allenarmi, fa parte proprio del mio quotidiano ed è bello che vada avanti così. Grazie Hervé, merci Ciao. e alla prossima.